Salve, benvenuti, sono Gianni. Ho scritto un manuale sul cycling a beneficio dei piloti. Durante l'approfondimento delle particolarità di questa procedura è scaturito che alcuni dati e alcune regole dettate dalle varie authority, secondo i miei calcoli, non sono esatti. In questo 8º episodio desidero mostrarvi quale comportamento è assunto dalle compagnie riguardo alle minime visibilità. Buona visione! Come abbiamo visto nell'episodio 3, non è possibile effettuare il cycling con le visibilità minime indicate dalle authority. Come si comportano le compagnie ed in generale i vari operatori? Da un sondaggio effettuato da Flight Safety Foundation, 3 sono gli atteggiamenti e le scelte. Il primo comportamento è di aumentare le minime con valori calcolati e ritenuti idonei da parte degli uffici tecnico-operativi aziendali. Ma non tutti sono in grado di calcolare oggettivamente tali valori. Ho intitolato questo episodio Comportamento compagnie, ma le realtà sono decisamente numerose e varie. Immaginate una piccola realtà privata, un'azienda con un solo velivolo di categoria B o al massimo C, che tra l'altro sono gli operatori che più frequentemente operano su aeroporti sprovvisti di procedure strumentali su tutte le testate. Non è presente una struttura aziendale specifica, per cui è demandato tutto al pilota. Il pilota più preparato è in grado di tener conto di tutte le variabili? Conosce tutti gli aspetti necessari al calcolo esatto? Scusate, ma io, senza voler offendere nessuno, ne dubito. Finisce che vengono usati valori a volte insufficienti, a volte eccessivi. Va a finire che ricadono nella seconda possibilità. Operano con le minime indicate sulle cartine di avvicinamento, perché ritengono che, se le hanno stampate, sono quelle giuste. Nell'episodio 3 direi di aver dimostrato che tali minime sono insufficienti. I piloti tenteranno l'avvicinamento senza riuscirci e si ritroveranno a dover dirottare. In tal caso si è però effettuato un tentativo inutile, si è bruciato carburante per nulla, e perso tempo da spendere più utilmente giungendo rapidamente all'alternato, da dove i passeggeri potranno organizzarsi o essere protetti dalla compagnia al fine di raggiungere la destinazione iniziale. La terza possibilità è che la compagnia scelga di vietare il cycling. Non è l'occasione per approfondirne le motivazioni, ma per dimostrare che non è un comportamento appropriato verso i passeggeri. Vietandone l'utilizzo, costringono i propri piloti ad effettuare un dirottamento sull'aeroporto alternato, aeroporto di sicurezza su cui dirigersi se impossibilitati ad atterrare sull'aeroporto di destinazione. Ciò comporta una serie di ritardi: tempo ulteriore di volo per raggiungere l'alternato, tempo necessario al bus per portare i passeggeri a destinazione, tempo necessario al bus per trasportare i passeggeri del volo successivo, in partenza dall'aeroporto di destinazione prevista a quello alternato, dove l'aereo li attende. Se tutto ciò accade in occasione di condizioni meteo avverse o alto traffico sulle strade da percorrere, avremo un ulteriore ritardo. Di norma l'aeroporto alternato si trova ad almeno un'ora e mezza di percorrenza stradale, per cui ipotizzare un minimo di 2-3 ore di ritardo è plausibile. Gli appuntamenti e le coincidenze dei passeggeri salteranno. Ma ciò non è conseguenza di forza maggiore, ma di una scelta della compagnia. Ciò è, a mio avviso, in contrasto con lo spirito della Carta dei diritti dei passeggeri. Esempio: volo XX 123, Roma Fiumicino, decolla alle 9, destinazione Genova, atterraggio 10:05. In avvicinamento a Genova, il vento è da 100 gradi 18 nodi e costringe ad un circling. Dirottando alle 10 verso Torino, il cui tempo di volo per raggiungere è di 15 minuti, più l'autobus che deve percorrere 172 km e dovrebbero essere 2 ore e 6 minuti di percorso, più lo sbarco dall'aeroplano, l'imbarco sull'autobus. Oppure Malpensa con 16 minuti di volo e 2 ore e 3 minuti, Linate con 17 minuti di volo e 2 ore e 4 minuti di percorrenza stradale, Bologna 25 minuti di volo, 3 ore e 16 di autobus,
Il più logico è Pisa, con 18 minuti di volo, 157 km che si percorrono in 1 ora e 53 minuti, più imbarchi sbarchi. Cosa accade ai passeggeri che dovevano imbarcarsi a Genova? Il volo successivo è XXX321. Da Genova partenza alle 10:40 prevista. Roma-Fiumicino previsto atterraggio 11:45. A che ora i passeggeri in partenza da Genova giungeranno realmente a Fiumicino? Ci sono due possibilità. Se l'autobus viene preso su Genova da parte della compagnia. Chiusura alle 10:40, che era l'orario previsto di partenza, più 15 minuti di imbarco sull'autobus, 1 ora e 53 di strada, 15 minuti di sbarco dall'autobus, 15 minuti di imbarco, il volo da Pisa a Fiumicino di 40 minuti. Atterraggio a Fiumicino alle 13:58 invece che alle 11:45, con un ritardo di 2 ore e 13 minuti. Ma molto più spesso è l'autobus con il quale si portano i passeggeri giunti a Pisa che poi porterà i passeggeri in partenza da Genova a Pisa. Per cui i passeggeri per Genova alle 10 nell'ora di dirottamento, più i 18 minuti di volo, più i 15 minuti di sbarco dall'aeroplano, più i 15 minuti di imbarco sull'autobus, più 1 ora e 53 di strada, più 15 minuti di sbarco dall'autobus, un ritardo di 2 ore e 56 per giungere a Genova. Quelli di Genova a quel punto hanno i 15 minuti di imbarco sull'autobus, 1 ora e 53 di strada, i 15 minuti di sbarco dall'autobus, i 15 minuti di imbarco e i 40 minuti di volo per Fiumicino. Per cui l'atterraggio avverrà presumibilmente alle 15:59 invece che alle 11:45, con un ritardo di 3 ore e 34 minuti. Ora che abbiamo visto come si comportano le compagnie, nel nono episodio vi dimostrerò che è sempre necessaria una virata di 360 gradi sulla pista durante la fase intermedia del missed approach. Se attenderete, partirà automaticamente. Spero che questo argomento vi sia interessato. In tal caso vi prego di premere un like posizionato più in basso, di visitare il mio sito e di iscrivervi al mio canale YouTube. Se lo desiderate potete lasciare un vostro gradito commento. Grazie. Se siete interessati a questo argomento ed in generale alla sicurezza del volo, vi suggerisco questi link.